Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figliuoli. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa a tutti voi, miei cari figli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è mercoledì 28 gennaio. Celebra la festa liturgica di un santo abbastanza significativo, singolare, San Pietro Nolasco, cofondatore del glorioso ordine dei padri mercedari di Nostra Signora della Mercede. Lui era un uomo di preghiera e in un sogno o in una visione, questo è sempre molto difficile dirlo, comunque sono comunicazioni celesti. Ho notato in giro che siamo tutti eredi, anche le persone più sante, della positivista e razionalista a parte che dal Settecento in poi, perché di fronte al soprannaturale che ci debba essere prudenza è giusto, che ci sia discernimento è altrettanto corretto, ma che ci sia pregiudizio e sospetto no. Ecco, cioè il cielo comunica con la terra, ecco, Dio manda sua madre sulla terra in molti modi. Ecco, San Pietro Nolasco ha visto, ha sognato la Madonna un po' come San Giovanni Bosco, visto che siamo nella novena e oggi anche il Triduo, e la Madonna gli ha chiesto di impegnarsi a creare questa famiglia religiosa per riscattare gli schiavi cristiani musulmani, fatti schiavi dai. Amo San Pietro Nolasco perché ci aiuti a combattere oggi per liberare le anime dal peccato, ma anche, direi, soprattutto ha cancellato tutto il computer, vabbè, ma capita, ma succede, vabbè, pazienza. Liberare le anime dal peccato e anche in qualche modo cercare di liberare i cristiani dall'impostura odierna, che è quella della falsa chiesa. Ci sono i riflessi della mia collaboratrice, che saluto tutti voi presenti alla diretta. Allora, stavamo dicendo che da questo speriamo che non vi spazientite come succede a me, miei cari, anche vedo che non c'è verso oggi di fare la diretta. Sembra che a scatti, regia, siamo a scatti. E vabbè, non ho cosa fare, non possiamo fare la diretta così, miei cari figlioli. Mi dispiace tanto, mi dispiace veramente tanto, anche perché domani probabilmente non potrò farla perché, non lo so, vediamo, magari mando in onda una
più tardi, mi dispiace, sono veramente addolorato, ma forse non riusciamo a mandare in onda la diretta oggi, pazienza, si vede che deve andare così, il tema era abbastanza interessante, ma vedo che proprio a scatti, conferma la regia. Va bene, proviamo qualche minuto, se la Madonna vuole, noi ci affidiamo sempre al suo cuore immacolato e con gioia andiamo avanti, avviene sempre quello che ce lo stabilisce. Stavamo dicendo, miei cari figlioli, che allora oggi è San Pietro Nolasco e noi preghiamo perché in questi tempi la Madonna ottenga uomini di Dio, uomini che liberino le anime dalla prigionia del peccato, perché questa è la cosa più importante, ma anche liberino dalla prigionia della menzogna che purtroppo domina Roma da 13 anni, cioè una falsa chiesa con un falso papa e un falso Vangelo. E questa già in qualche modo è la trasmissione di oggi, perché guardate, figlioli cari, è inconfutabile che noi si abbia ragione, non ce lo dobbiamo andare a inventare che c'è una chiesa falsa, che va oltre, che è andata oltre il Vangelo. Naturalmente adesso è il tempo della ipnosi prevostiana, per cui sotto l'incanto del Papa che deve cambiare pagina, come va la diretta? Chiedo scusa, devo chiedere, cari fedeli, alla regia se riusciamo. Ecco, bene, dicevo che l'ipnosi collettiva della falsa chiesa prevostiana riesce a far credere che tutto è tornato in ordine. Io vi avevo annunciato questo, se vi ricordate, mentre declinava l'impero bergogliano, cominciavo a dirvi prepariamoci con vi ricordate che parola usavo? La parola autoregolamentazione, cioè significa far finta di niente. Far finta di niente, il morto è vivo, questo significa. Il malato è sano e poi il morto è vivo. Questo è quello che la Chiesa di Roma sta facendo. Quando io chiedo Chiesa di Roma, non intendo noi siamo la Chiesa di Roma, va bene, perché custodiamo la tradizione. È un dato inconfutabile. Noi non abbiamo detto di no ad Amoris Laetitia, dice, ma anche il cardinale Burke l'ha detto. No, il cardinale Burke ha scritto in dubbia, ma se rimane in quella corporazione nella quale si va oltre il Vangelo è complice, non è nella Chiesa cattolica, non è nella tradizione apostolica, anche se mette la cappa magna. Insomma, io più passano i giorni, le settimane, i mesi, e più mi accorgo che questa cosa è assolutamente incredibile. Cioè vedere che l'impostura è seria e vedere anche che tutti fanno finta di nulla. Perché tutti fanno finta di nulla? Perché la verità non è mai stata comoda. Perché noi lo vediamo tra i fedeli del piccolo resto cattolico italiano e mondo, che abbracciare questa percorrenza, dire di sì alla Madonna, dire di no alla falsità, all'impostura, all'apostasia dalla fede così ben architettata a Roma, significa pagare un debito. E questo l'umanità non l'ha mai veramente voluto fare. Questo è anche uno dei gravi danni della stirpe umana, non volersi e non sapersi schierare dalla parte giusta. E questo perché sono certo che la stragrande maggioranza dei cattolici, ma la dico proprio ormai, la stragrande maggioranza dei cattolici nel pianeta sanno come va. Fra Celestino, fra un po' vi dirò del viaggio di bordo, vedo che più o meno la diretta starebbe andando bene dopo un inizio veramente, non so come dirvi, io ho perso le staffe, però ce l'abbiamo fatta, la Madonna, io ho invocato la Madonna e sembra che ce la stiamo facendo, speriamo, almeno una parte ce la godiamo, perché già tutto sommato, siccome temo che vada via la diretta, il segnale, io vi ho già detto un po' in sintesi qual era il tema di oggi, no? Però volevo dire che la stragrande maggioranza dei cattolici ormai sa come stanno le cose. Ieri noi siamo arrivati a Buenos Aires, adesso vi racconto un po' il diario di bordo missionario, però anticipo questo, fra Celestino a cena mi raccontava, noi ci siamo seduti insieme, il gruppo dei seminaristi poi è andato a prendere un panino fuori, ero io con fra Celestino e un paio di sorine, e mi raccontava che alla reception dell'albergo ha incontrato una coppia di italiani romani, mi pare aver capito, che erano venuti in Argentina per andare in Patagonia, che è una regione naturalistica molto bella, ed erano pronti per prendere l'aereo di rientro a Roma. E Francesco ci raccontava che aveva un po' parlato con loro e diceva a noi che Francesco ci diceva che loro erano consapevoli appunto che c'è un problema di Roma. Quindi la consapevolezza c'è, il problema è volerlo accettare.
perché il dato è inconfutabile. Io questo mi diverto un po', come si dice, quando i miei nemici mi attaccano, ma io veramente mi diverto, perché mi attaccano sempre sulla persona. Io sono venuto qui, secondo i nemici, per godermi il caldo. Che poi tutto questo caldo sì c'è, ma non è come il nostro. E il mio preferito è quello mediterraneo, lo scirocco, i 40 gradi. Qui c'erano 20-21 gradi, per dirvi. Ecco. Oppure scrivono che sono venuto qui per farmi le vacanze. Ah, ci picchia, che belle vacanze, a fare 8 ore di macchina un giorno e altre 8 ore il giorno successivo e 4 ore il terzo giorno. Veramente molto belle queste vacanze così, davvero. Allora, sì, loro o sono deficiente io, oppure tutte e due le parti. Ma vi è, fiori cari, che loro, i nemici che mi attaccano, sanno che io ho ragione. Da teologo lo dico, da teologo, da persona che usa la ragione, che quella è una falsa chiesa che c'è a Roma. Ecco il titolo, infatti, di oggi, la questione più seria: dov'è la chiesa? Dobbiamo fare ogni sforzo per riuscire a convincere i fedeli del pianeta, e poi è Dio che stabilisce come, non siamo noi. Per stabilire i criteri, Dio stabilisce i criteri, ma noi mettiamo ogni sforzo in campo, pur con i nostri limiti. Io poco fa mi sono arrabbiato per dire quanto sono pieno di limiti, ecco, mi casca pure la penna, ma per dirvi che dobbiamo fare ogni sforzo noi per annunciare agli altri la verità. Poi Dio stabilirà come, coi tempi che Lui vuole. Ecco, non dobbiamo preoccuparci neanche di questo. Ecco, allora adesso torniamo a noi, però vi avevo già fatto questo largo anticipo temendo che la diretta venisse meno, invece sembra che stia reggendo, e allora intanto vi dico che oggi è mercoledì, come abbiamo detto, 28 gennaio, e siamo a Buenos Aires, la capitale dell'Argentina, una città cosmopolita. Ne abbiamo parlato più volte perché stiamo tornando adesso a Buenos Aires. Abbiamo fatto la trasferta nella settimana scorsa a Santiago del Cile, attraversando le Ande, andare e tornando di nuovo le abbiamo attraversate, e attraverso Mendoza e terra argentino siamo di nuovo qui a Buenos Aires. E oggi pomeriggio al NH Hotel 9 de Julio, dove c'è un'ottima piscina, nemici, coraggio, all'NH di Buenos Aires 9 de Julio, alle ore 17:30 ci incontreremo con i fedeli che vorranno prendere parte. Sono già stati avvisati perché, come vi ho detto, noi abbiamo creato una nuova piattaforma di comunicazione sia a San Paolo in Brasile, dove sta già funzionando, che qui in Argentina a Buenos Aires. Quindi ci saremo qui. Però ho da dare anche un'altra notizia importante, e cioè che sabato prossimo, 31 gennaio, saremo a Montevideo, la capitale dell'Uruguay, che è qui di rimpetto, nel senso che in nave, in battello, insomma con il catamarano, ecco, da Buenos Aires in 2 ore e mezzo si raggiunge la capitale dell'Uruguay, Montevideo. Questo per dirvi come sono dirimpettaie Buenos Aires e Montevideo, la capitale dell'Uruguay, che è la nazione più ricca dell'America del Sud, con il PIL, il prodotto interno lordo più significativo, più sviluppato, e dove, forse non è un caso, ci sta la comunità italiana più diffusa. Ecco, in Uruguay, in tutto l'Uruguay, che è la nazione che sta piccola fra 2 giganti, che sono il Brasile al nord e l'Argentina al sud. Però l'Uruguay è una nazione del tutto rispettabilissima anche dal punto di vista calcistico, la Celeste la chiamano, la nazionale di calcio, e però è una nazione un po' come la Svizzera, dove cioè c'è una economia abbastanza solida e rispettata a livello diciamo ispanoamericano. L'America Latina, l'Uruguay è rispettatissima, e quindi allora noi sappiamo che lì ci può anche essere un piccolo resto, poi se c'è bene, se non c'è lo creiamo, come abbiamo fatto in questi 20 giorni che siamo qui. E quindi sabato prossimo alle ore 17:30 saremo in Uruguay, a Montevideo, incontro di preghiera con Dominutella e Fra Celestino alle ore 17:30 nella festa di San Giovanni Bosco. Voglia San Giovanni Bosco stupirci, io gli voglio bene, so che lui vuole bene a me, allora adesso tu fai qualcosa di bello, vediamo se mi stupisci, magari come tu sai. Una cosa importante che volevo dire è che qui funziona, a meno che non siano loro a dirmi il contrario, che anche se in pochi, o se Dio vorrà in molti, i fedeli noi li inquadriamo
come facciamo quando andiamo in Spagna, in Francia, eccetera, a meno che non siano loro a dire va bene, lo accettiamo, va bene. È capitato infatti che l'abbiamo fatto in un paio di queste occasioni, altrimenti dove sono pochi, evidentemente per rispettarli non arriviamo a questo tipo di soluzione, diciamo, come dire, quindi abbiate pazienza da questo punto di vista, perché è importante rispettare, come facevo all'inizio io in Italia, non è che ve lo siete scordato, vero cari figlioli? Cioè in Italia io ai primi tempi, i primi anni, almeno 2 o 3 anni, io non si quadravano i fedeli, me lo chiedevate voi, padre, per la comunione si può evitare di farci vedere, perché erano gli inizi. Adesso siamo una corporazione ben strutturata e quindi cambia tutto, e allora grazie a Dio non c'è bisogno di preoccuparsi. Però ecco, qui ancora non è così e piano piano sviluppiamo i criteri come Dio stabilirà. Ecco, siamo a Buenos Aires, ieri siamo arrivati per tempo e abbiamo potuto fare una sosta a Luján, dove c'è il santuario nazionale della Madonna di Luján, ma io non sono entrato perché io non entro nelle chiese occupate dai nemici, poi lascio liberi quelli del mio team, del mio gruppo, di decidere. Alcuni sono entrati, altri no. Comunque sia, ecco, siamo arrivati ieri per tempo a Buenos Aires e appunto tutto oggi saremo qui, poi domani ci rimettiamo in viaggio per l'Uruguay, per Montevideo. Montevideo sarà la penultima tappa prima di, se Dio vorrà, salire alla zona più alta dell'Hispano America. Voglio dire, non dico adesso esattamente dove, per ragioni che potete comprendere, comunque ci sposteremo anche più avanti. Contestualmente vorrei invitare le Sentinelle di Betania, i Pionieri del Rosario, la Confraternita del Santissimo Rosario a pregare per l'avvenimento in questi 9 anni di resistenza di Yupo Monè cattolica di fronte alla falsa chiesa del corpo mistico dell'Anticristo, a quello che è l'avvenimento di questi 9 anni in assoluto più importanti. Quello che si svolgerà dal 23 al 28 febbraio, da lunedì 23 al 28 febbraio, con il raduno sacerdotale mariano internazionale. Spazio Adorazione e Liberazione, che mediante il veicolo linguistico sta, diciamo, cominciando a sensibilizzare, a informare tutta l'Hispano America, e verranno i sacerdoti dall'Italia per partecipare a questo evento straordinario. Il diavolo sta già mettendo in campo le sue risorse, è incredibile, guardate. Però noi sappiamo che ci guida la Madonna, anche io, avete visto, poc'anzi ho chiesto che ci desse almeno un po' di tempo la Madonna per fare un po' la diretta. Finora, ecco, sta andando bene, magari poi si stacca, però un po' l'abbiamo fatta, ecco, quindi crediamo a questo. Allora preghiamo, questo è il mio appello oggi. L'appello al Presidente delle Sentinelle, al Presidente dei Pionieri, ai fedeli di tutto il Piccolo Resto. Vi prego, un rosario a partire da oggi, è 28 gennaio, ogni giorno un rosario dedicato, perché sia un raduno sacerdotale internazionale mariano importante da che punto di vista? Strategicamente, per la prima volta i sacerdoti italiani ed europei, perché c'è anche padre Johannes, e i sacerdoti ispanoamericani come padre Tamayo e padre Ciabelo, ci incontreremo insieme per questo momento di grazia. Non è un incontro specifico dal punto di vista della pianificazione, oppure questo ci sarà ma a porte chiuse, ma noi renderemo noto il programma e renderemo tutto noto. Io credo che a questo punto i confratelli capiscano che questa soluzione strategica è quella unica che abbiamo a disposizione. Non possiamo agire nel segreto, non avrebbe alcun senso. Noi giochiamo a viso scoperto e andiamo in contropiede. Sai, quando giochi una partita, la squadra avversaria è forte, all'arbitro dalla sua parte, che cosa fai? Ti difendi dopo che sai che stai perdendo. L'unica possibilità è andare in contropiede, no? La miglior difesa è l'attacco. Ci vediamo, cari sacerdoti, lì. Preghiamo anche noi preti. È un appello che, come prelato e guida del Piccolo Resto cattolico, forse detentore del munus, dico forse, per tenere i nemici lì nella padella e sulla brace come meritano,
solenne appello, e cioè preghiamo anche noi sacerdoti nella Santa Messa, c'è l'orazione colletta, chi può mi capisca, che venga inserita a pregare perché questo raduno possa veramente produrre frutti preziosi. Io posso solo dirvi che il cielo sta scendendo in campo più che mai per questo raduno e non posso aggiungere altro, perché non si danno le perle ai porci. E ci sono porci in Italia, porci vestiti da cattolici. Ci sono porci maiali vestiti da cattolici, perché adesso scrive Padre Tamaio il messaggio di Gesù coi punti, è nello stile dell'impresario lui. Questi sono maiali a cui non puoi dare le perle, devi dare la spazzatura, e quelli fanno capito? Maiali perdono l'anima. In inferno, per chi l'ha visto, l'inferno è stracolmo di anime dannate che, come di mistici, assumono aspetti orripilanti. Capito? Diventano mostri e lo sono già sulla terra. Ma io vorrei dire solo una cosa, ditemi se mi sto sbagliando con questi toni forti. Lo dice Gesù, non date le perle ai porci. Ditemi se io mi sto sbagliando. Io posso avere il sospetto che tu non hai le locuzioni, ma che un altro sacerdote, quindi sono due già, Dominutella e Padre Tamaio, sacerdote rispettabilissimo, ultra ottantenne, perché l'età adesso 85 anni, con quello stile santo che lo caratterizza. Io non lo conosco, ma delle referenze che ho avute, è un prete che ha fatto un lavoro prezioso in Costa Rica. Non è lui impostore, per il solo fatto che mi possa avere anche lui messaggi da Gesù, perché se li riceve anche lui, Padre Tamaio, allora sono veri anche quelli di Dominutella. Oppure se Padre Tamaio li riceve, e Padre Tamaio, perché i maiali fanno questo processo associativo, se Padre Tamaio è vero che riceve messaggi di Gesù, allora è vero Dominutella, allora è vero quello che lui dice. Ma siccome noi dobbiamo combattere fino alla dannazione per dire che non è vero, Padre Tamaio non è vero. Questi sono maiali. In Italia, l'Italia c'ha questa gente malefica. Mi hanno fatto vedere un post, possiamo spegnere là. Mi hanno fatto vedere un post dove c'è più di un post di Gesù dice non date le perle ai porci, dove scrivono che il messaggio a Padre Tamaio gli ho scritto io. Quindi situazione tipo che Padre Tamaio, sacerdote santo di 86 anni, accetterebbe di passare come uno strumento nelle mie mani, perché gliel'avrei scritto io il messaggio. Questi sono i maiali che abbiamo contro, che io sono qui per godermi le vacanze, che vi spilorcio il denaro, non si capisce a questo punto per che cosa. Forse me ne vado a mare a prendermi il sole, o sono stato e stiamo da ore e ore e ore, intere giornate in macchina a faticare. Questo per dire, abbiamo a che fare con gente così, non c'è niente da fare, bisogna pregare per loro. Però io vorrei rivolgere di nuovo questo appello urgente a tutti voi, e cioè pregate molto perché il raduno sacerdotale mariano internazionale, da me guidato dal 23 al 28 febbraio, possa produrre frutti preziosi. E ai confratelli sacerdoti domando che pazientino per sapere prossimamente, nel prossimo fine settimana, dove si terrà questo raduno mariano internazionale, in modo tale da potersi organizzare per viaggiare. Cioè, i padri costaricani e messicani avranno meno ore da fare, invece i nostri confratelli italiani un po' di più. Don Enrico forse, come penso di aver capito, non ha mai fatto un volo transoceanico, quindi può prepararsi pazientemente a questo. A proposito di Don Enrico, vi ricordo che più tardi alle 21 Don Enrico tiene la trasmissione sulla Magistero della famiglia. Prego la regia di Mosecolo di mostrare il cartello, il Magistero sulla famiglia, veramente un ciclo di catechesi veramente molto molto interessanti. Ecco, mi sembra che così ho detto tutto. Preghiamo quindi per questo avvenimento, ripeto, oggi pomeriggio alle 17:30 a Buenos Aires. Intanto sabato prossimo, 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, siamo a Montevideo, e sempre alle 17:30 sarà reso noto per tempo
il luogo dell'incontro e preghiamo per questo raduno sacerdotale mariano internazionale che si terrà dal 23, lunedì 23 al sabato 28 febbraio. È una intera settimana, ma vi stavo dicendo il motivo per cui ho parlato poi del non dare le perle ai porci. Il cielo, adesso mi sono ricordato, il cielo scende in campo. Io potrei dirvi come, attraverso la mia persona, quale tipo di locuzioni e chi viene a parlare, ma non lo faccio appunto perché non voglio aggiungere tizzoni ardenti sul capo di questi disgraziati nemici. La questione più seria: dov'è la Chiesa? In questo momento a Roma tiene banco la cosiddetta questione liturgica. Cos'è la questione liturgica? Voi sapete che col Concilio Vaticano II, ci cominciamo un po' da lontano, col Concilio Vaticano II è stato introdotto quella che si chiama la riforma liturgica. La riforma liturgica ha previsto la creazione di una nuova messa, come si dice, la messa di Paolo VI, è chiamata così, no? Quella con la quale fondamentalmente i cinquantenni come me, i sessantenni a scendere, siamo cresciuti. Ecco. Questa messa è l'esito, si dice, del Concilio Vaticano II. Però poi col tempo, soprattutto sotto il governo di Ratzinger come prefetto del Dicastero per la Fede, che è Papa, ci è messa nuova, rapida, è diventata incontrollata. Per cui Ratzinger, che è teologo dogmatico come lo sono io, lui non è un liturgo o liturgista, lui è teologo dogmatico, sembrerebbe aver capito da teologo dogmatico che il campo di interesse e la questione nevralgica da risolvere doveva essere la questione liturgica, cioè questa messa, come scriverà Ratzinger tra gli anni 80 e gli anni 90 in testi autobiografici, in interviste come quelle celebri con Vittorio Messori, eccetera, la questione decisiva era la cosiddetta riforma della riforma, vale a dire che la riforma liturgica che si richiama al Concilio Vaticano II è andata così tanto in avanti, ha subito un processo accelerativo che è divenuto infine incontrollabile, per cui occorreva, diceva Ratzinger, intervenire affinché si mettessero dei paletti e si facesse in modo che non che l'essa fosse una sorta, attenti bene a questo passaggio, di antagonista della tradizionale di San Pio V, con tutte poi le riforme che ha avuto fino a quella del 62 con Giovanni XXIII, che ha anticipato di poco, e quella a cui ci richiamiamo noi naturalmente, il Concilio Vaticano II. Ecco, riforma della riforma, va bene? E noi sappiamo com'è andata, preti le messe bit, questo ha preoccupato Paolo VI e Giovanni Paolo II, in particolare Ratzinger. Le messe bit, le messe con tutto quello che lo sperimentalismo selvaggio lo chiamava Ratzinger, cioè un andare dietro alle novità liturgiche senza più controllo, né dei vescovi, né dei cardinali e né neppure del Papa più a un certo punto ormai. La questione liturgica è diventata sempre più a diventare nevralgica, fino a diventare patologica, la vera patologia nella Chiesa Cattolica è divenuta la questione liturgica, cioè la messa nuova, fino a livelli che, come sappiamo, sono stati dalla messa bit alla messa sul materassino a mare degli anni scorsi, di qualche anno fa, del prete milanese che in costume celebra la messa a mare, tutti in costume, usa il materassino. In mezzo a questa percorrenza Ratzinger prova a correre ai ripari, prima da cardinale teologo come prefetto della fede e poi divenuto papa. Da cardinale teologo, come vi ho detto, producendo una serie di scritti nei quali ribadisce due principi che per me, a scanso di equivoco, soprattutto qui in Sud America, perché non si creino confusioni, io non sono una sorta di prete simile fevriano, questo bisogna secondo me sottolinearlo, è importante sottolinearlo. Noi siamo con la Chiesa Cattolica di sempre, e cioè due principi irrinunciabili nel pensiero ratzingeriano riguardo alla questione liturgica. Il primo pensiero ratzingeriano è una, come vi ho detto, riforma della riforma. Diceva lui, bisogna intervenire per stoppare questo riformismo liturgico incontrollato, per cui ci si è inventati di tutto, come sappiamo, ai noi. Io, una donna che nei miei
anni di ministero sacerdotale con la messa nuova, ho fatto solo qualche errore liturgico. L'ho fatto, qualche errore l'ho fatto, ma io non vengo dal seminario di Econ, vengo io di, starei per dire, Tubinga, perché il seminario di Palermo è niente di più progressista che si possa pensare, compresa la facoltà teologica di Sicilia. Sono ambienti tedeschi, non c'è alcun dubbio. C'è la facoltà teologica di Sicilia, con qualche eccezione, il seminario, tutte e due le provengo, sono realtà progressiste. Vabbè, quindi anche io ho fatto qualche errore. Comunque, appunto, Ratzinger proponeva una riforma della riforma, ma con un secondo criterio ermeneutico irrinunciabile che mi appartiene, perché si chiama ermeneutica della continuità, non della rottura. Vale a dire, noi possiamo e dobbiamo a questo punto, a riguardo della questione liturgica, porre in campo tutta l'attenzione necessaria circa il fatto che bisogna intervenire. Non si può pensare di procedere così a lungo, anche col piccolo resto, come ora dirò. Tuttavia non per smentire, come fanno i lefebvriani e i ceti tradizionalisti, la messa di Paolo VI, come se a un certo punto bisogna ritornare al passato facendone una sorta di ermeneutica della rottura. Perché l'ermeneutica della rottura, come Ratzinger ha lasciato intendere, non riguardava più soltanto i ceti progressisti, e cioè la Chiesa nasce col Concilio Vaticano II, e questo non è vero, perché la Chiesa esiste da 2000 anni, ma riguarda anche i ceti tradizionalisti. La Chiesa muore col Concilio Vaticano II, perché la Chiesa non è morta, e perché il Concilio è un'opera dello Spirito Santo, pur se va rettificata qualcosa, ma va rettificata qualcosa non per i 3000 padri che erano lì, ma per quello che è venuto dopo, per come è stato interpretato il concilio. E certo avremmo avuto bisogno, più che di un Montini, di un Sarto. Ecco, questo mi permetto di dirlo, che Dio mi perdoni se mi permetto di dirlo, cioè caratterialmente lì ci voleva un Papa alla Pio X. E non prendete errore su Giovanni Paolo II, perché era carismatico, ma caratterialmente, sul piano relazionale, era molto riservato e timido. Fidatevi delle cose che vi dico. Forse neppure lui era in grado in questo. Uno come Giuseppe Sarto, Papa Pio X, e non ce l'abbiamo avuto, perché il casino che si è creato dopo il concilio è incalcolabile. Però Ratzinger, ecco, col suo stile sobrio, è quello che dal punto di vista del logos è riuscito a dare i paletti, ed è che poi si preparava a diventare Papa, e cioè della riforma e ermeneutica della continuità. Sono chiari questi due principi, no? Regia, siamo sempre in diretta? Bene, dicevo, sono chiari quindi questi due principi: riforma della riforma ed ermeneutica della continuità. Bene, quindi per una questione come in questo momento seria, quale quella liturgica, bisogna tenere presenti questi due principi di Ratzinger, che prima li ha sviluppati come teologo e prefetto della fede, poi nel 2005 gli è scappato di diventare Papa. Ecco. E appena 2 anni dopo, proprio in ragione del... dimenticavo di dire che lui, Ratzinger, tra l'altro, ha molto caldeggiato già sotto Wojtyła la promozione di Robert Sara, cardinale guineiano africano, a prefetto della liturgia. Cioè Sara è quello che riapprese molto, come Burke, da parte di Bergoglio, in ragione del fatto che Sara era lì per avanzare con queste due direzioni: riforma della riforma. Ma che significa riforma della riforma? Non si è capito ancora molto bene, perché Dio permette così, un Papa l'ha fatto, può darsi che quello che adesso dopo Ratzinger viene debba precisare questo. Io dico può darsi. Riforma della riforma significa: abbiamo una messa di sempre, abbiamo una messa da 50 anni, dobbiamo trovare una sintesi. Non ne parlate ai tradizionalisti, perché non saltano loro per aria, fanno saltare per aria a noi, perché per loro questo principio è inconciliabile. E qui sta la differenza, perché poi disobbediscono al pontefice, al Papa. Guardate che c'è una questione seria di obbedienza che anche il mondo tradizionalista porta con sé. Io domando, ma gli siciliani obbediscono al Papa, secondo voi? No, certo che no, fanno finta, quindi c'è disobbedienza e ipocrisia.
per opportunismo pastorale e ecclesiologico, ma al Papa si obbedisce. Sentire Monsignor Schneider, che appartiene al mondo conservatore tradizionalista, dire al Papa si obbedisce quando è giusto, altrimenti no, ti fa specie. Ma perché il Papa è uno che fa i capricci nella storia della Chiesa riguardo della dottrina? A me non mi pare. A parte, come tantissimi miliardi di volte abbiamo detto, Papa Onorio e Giovanni XXII, rispettivamente nei primi secoli del cristianesimo e poi nel Medioevo, hanno preso degli abbai, ma una sola volta, e poi peraltro uno si è pure, e l'altro è morto così, ma non lo voleva neanche essere eretico. Vi pare che sia ragionevole che ci sia chi dice al Papa si obbedisce solo quando... questo è Schneider nei giorni scorsi, tra l'altro dovrebbe essere anche qui vicino, beh, perché è stato in Brasile, può darsi che sia ancora da queste parti, chissà che non ci incontriamo sull'aereo o sul treno, ecco, il treno non esiste qui come da noi. Comunque, lui è stato qui a ribadire le solite ritrite cose che sono sbagliate, cioè il Papa è infallibile quando parla ex cattedra, il Papa gli dobbiamo obbedire solo quando non sbaglia, quando sbaglia non gli dobbiamo obbedire. Ma vi pare che sia normale parlare così? Ma vi pare che questo lo può dire un progressista? Questo lo diceva Hans Kung! Che lo dica oggi Schneider vi fa capire il maledetto opportunismo ecclesialese, che è quello dei farisei, pararsi di dietro. È grave che Schneider dica questo, è grave perché è espressione di quello che pensano tutti quelli del mondo conservatore tradizionalista. E il Papa ce lo dobbiamo dire, perché ora cominciano a ripetere queste cose. Vi ricordate che Schneider ha fatto così, le diceva all'inizio con Bergoglio, poi con Schneider, con quello, come si chiama questo che sta roba? E allora è venuto il nuovo Papa e così e colì, hanno capito che la minestra è sempre vita riminata e allora di nuovo al Papa si obbedisce quando parla ex cattedra. Non vi pare che sia il ritornello diffuso? E così è il ritornello diffuso, ma è grave parlare così, è gravissimo, non è più un parlare cattolico, il Papa è il vicario di Cristo, santa pace. E se anche ci sono stati pontefici che avevano figli, va bene, nel Medioevo sappiamo tra Medioevo e Rinascimento quel che caspita è accaduto, però erano questioni personali. Se voi guardate c'è un continuum a riguardo della salvaguardia della dottrina che non è stato toccato, perché le porte dell'inferno non prevarranno. Con Bergoglio, ora con Prevost, assistiamo a cose dell'altro mondo, però noi non gli dobbiamo obbedire. Questa è la linea interpretativa del mondo che si sta liquefacendo. Vedrete, figlioli cari, sono questioni di tempo. Noi siamo il marmo, noi siamo marmo, pregiato. Il marmo è così, rispetto alla pietra. La pietra la colpisci, si rompe, si rovina. Il marmo lo colpisci e lo scolpisci. Il marmo, quando ti sembra che lo colpisci per distruggerlo, lo stai scolpendo. Ti può dare, io so per esperienza quando Bergoglio ha fatto distruggere Piccola Nazareth, che mi sceglievo i marmi, vi ricordate, li caricavo anch'io, che facendoli lavorare certi marmi grezzi, come sono io, il marmo grezzo lo scolpisci, lo colpisci, no? Viene più bello. Il piccolo resto è marmo, granito, è granito. Ma la falsa Chiesa e il mondo conservatore tradizionalista è niente di peggio che una realtà melliflua, è un budino. È solo questione di tempo, l'hanno messo nel freezer ed è congelato, ma sotto il sole squaglia. Quello che non è da Dio finisce, come dice Gamaliele. Ma torniamo a noi. Allora, puntata impegnativa, sembrava dovessimo chiudere, invece mi sto vendicando portandola a termine. Allora, quindi Ratzinger poi diventa Papa e nel 2007 compie l'atto più clamoroso, secondo me più clamoroso di tutto il suo pontificato. Vedo che Fra Celestino che è qui asserisce col capo, mi fa piacere, e perché io la penso così, ma proprio dal punto di vista di storia del pensiero teologico, non solo di storia della Chiesa, ma proprio del pensiero teologico, di storia del dogma, no? Di storia del dogma. Ratzinger ha fatto nel 2007, credo sia stato, luglio 2007, l'atto assolutamente più clamoroso, più rivoluzionario. Qual è stato? Quello di scrivere il motu proprio, entrato nella storia, Summorum Pontificum. Questo documento prevedeva
inaspettatamente, è stato un fulmine. Vi ricordate quando c'è stato il fulmine sulla cupola di San Pietro, quando Benedetto XVI l'11 febbraio 2013 ha annunciato le dimissioni? Bene, questo fulmine era già lì dal luglio 2007 ed è da lì che ha cominciato a essere perseguitato più apertamente Ratzinger, perché i massoni non la vogliono la messa antica, ma ora ci torniamo. Ratzinger fa un'operazione clamorosa. Qual è? Quella, per dirla in soldoni, di permettere ai preti di poter finalmente celebrare la messa tradizionale senza più dover chiedere permesso ai vescovi che lo negavano. Per cui i preti, come capitava a me, la facevano di nascosto. Sul Moru Pontifico si scatena un putiferio. Sapete chi è che l'ha scatenato di più il putiferio? Perché queste cose che io vi dico non ve le dice più nessuno tra quelli che per ora fanno un gran parlare in Italia della questione liturgica e del concistoro, che della liturgia non si è parlato, il Cardinal Roche che è intervenuto, il rito è uno solo, e quindi i tradizionalisti o i conservatori alla Casalini, alla Bux, alla Cascioli intervengono qui e lì. Ma non vi dicono una cosa importante, che i peggiori nemici di Benedetto XVI non sono stati i progressisti. Inverosimilmente, lì, secondo me, Benedetto XVI ha vissuto quello che il Papa Vicario di Cristo deve vivere. Si sarà sentito come Gesù ecce homo. A morte costui. Sono stati tradizionalisti. Lo hanno scaricato. Perché hanno detto che Papa Benedetto non doveva dire che è la forma straordinaria del rito cattolico, sapete, no? Lui ha parlato di forma, che la messa tradizionale è la forma straordinaria. E vi ricordate che intervenivo lottando poi, quando venivo invitato anche in trasmissioni, mi ricordo una battaglia clamorosa con l'ormai estinto Lamendola, il professor Francesco Lamendola, che è morto di recente, con altri, quando io dicevo che al Papa bisognava dare tempo, aveva già fatto un primo passo, bisognava dargli solo il tempo che poi trovasse modo di fare gli altri, ma voglio dire, dategli il tempo. Intanto ha parlato di forma straordinaria, perché comunque per la Chiesa Cattolica fino ad oggi la forma ordinaria è quella lì, fino ad oggi. Ma lui ha aperto un varco, niente, l'hanno scaricato i progressisti e l'hanno scaricato i tradizionalisti, capito? Questo è quanto di più gravoso che gravoso sia potuto accadere. Quindi questa è la questione così come si presenta. E ad oggi siamo alla seguente situazione. Il rito ufficiale della Chiesa Cattolica è la messa di Paolo VI. Il rito straordinario è quello tradizionale. Però nel frattempo è divenuto, dicono Papa, l'argentino di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, il quale il 16 luglio 2021 pubblica clamorosamente, la questione liturgica quindi diventa, come vedete, la cartina al tornasole dello scontro tra il bene e il male, non c'è niente da fare, pubblica clamorosamente un documento di condanna implicita del predecessore, la Traditionis Custodes, che mette in grosso imbarazzo la cupola prevostiana oggi, perché Bergoglio, con quello che mai nessun Papa praticamente censura la Summorum Pontificum, cioè toglie di nuovo, è incredibile questa storia, dare e togliere, e questo la direbbe lunga se Bergoglio fosse il Papa, perché allora qui lo Spirito Santo non è più neanche d'accordo con se stesso. Comunque toglie ai preti quella licenza, per dirla in soldoni, che aveva data Ratzinger. Finora è chiaro, penso, no? Per cui affida ai vescovi di nuovo il compito di intervenire per appunto stabilire se dare o meno il permesso. Ma accade qualcosa di incredibile, raccontato dalla giornalista americana che sempre più fa parlare di sé, Diane Montagna, rivela che un dettaglio clamoroso, cioè Bergoglio ha fatto credere di avere scelto questa via ostativa verso tradizionale, mostrando un certo dispiacere a dover smentire Benedetto XVI, e ha detto: ma sono stati i vescovi che mi hanno chiesto questo, cioè che potessero di nuovo loro stabilire quali dovevano essere i preti a dire la messa tradizionale, perché si stava creando tanta confusione nel mondo. Sapete che cosa è stato capace di scoprire la giornalista Daia Montagna? Che non è vero, ha mentito Bergoglio. Non era vero che erano stati vescovi, l'ha presa lui questa decisione con i 4 partigiani di Satana in Vaticano. È clamoroso questo, e nessuno ne parla. Ripeto, quando
quando pubblica la Traditionis Custodes, il 16 luglio 2021, procura una sorta di blitz clamoroso perché smentisce, la censura, pone la censura alla Summorum Pontifico Evento XVI. E lui fa capire, Bergoglio, come solo lui sapeva fare, che questo era lui dispiaciuto di farlo, ma doveva farlo perché i vescovi, consultati dalla Congregazione per il Culto Divino, già affidata all'inaffidabile Roche, cardinale inglese, i vescovi erano bisognosi di un intervento del Papa perché fossero di nuovo loro a dare la licenza per dire la messa tradizionale. Non era vero niente, l'ha dimostrato Diane Montagna, è un'invenzione, una falsità. Anzi, si è scoperto da un dossier che i vescovi interpellati, certo poi ci sono pure quelli, ma la maggioranza ha detto che questo non creava nessun problema nelle diocesi, che ci potessero essere preti che senza disprezzare, questo l'hanno precisato e meno male, la messa di Paolo VI, fossero liberi di dire la messa di Pio V, ma la verità è che non era vero niente, che Bergoglio l'ha fatto senza che fosse vero questo. Va bene. A quel punto è accaduto che nonostante Bergoglio censurasse Benedetto XVI e quindi quando Benedetto aveva permesso ai sacerdoti di dire la messa tradizionale senza doverlo più chiedere ai vescovi, e con Bergoglio invece adesso i preti nuovamente dovevano chiederlo ai vescovi, i vescovi non si sarebbero mai potuti immaginare, l'Italia è un po' così, ma nel mondo, per esempio anche qui in Sud America, che molti preti sono andati a chiedere il permesso. Colpo di scena. Più di quanti si poteva immaginare. Questo è servito al Vaticano, centro del potere satanico, di capire, di monitorare la situazione. Una situazione che li ha spaventati. Per due ragioni. La prima, perché tanti preti che già avevano detto per anni la messa tradizionale senza dover più chiedere permesso grazie a Benedetto XVI e ora costretti a doverlo chiedere, sono andati dai vescovi a chiedere, e sono stati tanti nel mondo, non pochi. L'altra cosa terrorizzati è sapere che per questo le chiese erano piene. Cioè, prendi una diocesi qualunque, va bene? Dove c'è un prete in quella diocesi che dice la messa tradizionale, la gente lo sa, non è mai vuota quella chiesa. La messa tradizionale e ha soprattutto, queste sono statistiche ufficiali, un pubblico giovanile. E allora il Vaticano si è trovato di nuovo in difficoltà. Fatela passare questa storia, magari tutta la faccenda introduttiva sui maiali d'Italia, magari no, però questa storia che sto raccontando, penso e spero, non so i vostri interventi perché io non li posso guardare mentre faccio la mia riflessione, però spero che vi stia aprendo gli occhi su una sintesi, secondo me, non perché la faccio io, straordinaria. Perché a un certo punto il Vaticano bergogliano, l'enclave bergogliana, vede sfuggire di mano la situazione, nonostante la Traditionis Custodes veicolasse di nuovo il permesso di dire messa tradizionale attraverso i vescovi, la situazione era ormai sfuggita di mano. E allora il 20 febbraio 2023, quindi come vedete ci avviciniamo a passi spediti verso il momento attuale, questa è tutta storia della Chiesa. Il 20 febbraio 2023 accade un nuovo colpo di scena. Tramite un rescriptum ex audientia, significa uno scritto dopo un'udienza col Papa, l'ottimo inaffidabile cardinal Roche rende noto che dopo aver parlato con Papa Francesco si decide che per avere il permesso di dire la messa tradizionale non si deve più chiedere ai vescovi, oppure sì, si deve chiedere ai vescovi, ma i vescovi non possono concedere più di loro iniziativa il permesso, perché adesso i vescovi devono chiederlo alla Santa Sede. E questa è attualmente la situazione ufficiale. Praticamente nel mondo ogni prete che vuol dire messa tradizionale deve chiederlo al vescovo, ma il vescovo non può più concederlo questo permesso se prima non interpella Roma. Quindi è stato un estremo tentativo di manipolare e gestire la situazione, una situazione che è scappata di mano. E adesso arriviamo ai nostri giorni. Bergoglio muore l'anno scorso, diventa perché se c'è un falso papa, questo purtroppo chi affrontava la questione magna con normo ragionevolezza l'ha dimenticato. Scusate, se c'è un falso papa
viene eletto un suo successore, anche quello è il successore, è falso. Allora per battere cassa e tirare avanti il carretto ci sono stati 20 cardinali che di nascosto l'hanno. Dico, fiori cari, vi rendete conto a che livelli siamo? A che livelli siamo? A proposito di come dice San Paolo, farebbero meglio quelli che turbano le coscienze a virarsi, vi rendete conto? Per dimostrare che casomai Leone sarebbe Papa entro il 2036, va avanti Topolino, i fumetti della Walt Disney, cioè i cardinali si sarebbero riuniti e avrebbero legittimato l'elezione di Papa Leone. Vabbè, invece la cosa più ovvia del normale, dover dire, è che se Bergoglio non era il Papa, tutta la successione di pontefici dopo di lui, a meno che non ci sia stata e non c'è stata una presa di posizione netta e pubblica, perché ricordo che non è che possono eleggere il Papa in gabinetto quelli deputati a farlo. In altre vie il Signore può stabilire quello che vuole, perché io so già dove vogliono arrivare. In altre vie, ma altre vie straordinarie. Ma quella era la via normata, e quindi va rispettata la via normata. E la via normata prevede che il conclave avvenga ovviamente a porte chiuse, ma che l'elezione venga resa pubblica. Non che i cardinali si riuniscono di nascosto e poi che cosa? E poi il reggente ha detto tu puoi diventare, fiori cari, ma c'è da perdere tempo, andiamo avanti. E non c'è da perdere tempo, pazienza per chi ha deciso, e veramente il mondo è bello perché è vario. Ecco, ma stavo per concludere, arriviamo ai nostri giorni, viene eletto questo tale matematico, il professor Prevost viene eletto. Questo ha un gran coraggio, secondo me. Bisogna avere qualcosa di diabolico per star dietro al post Bergoglio. Questo è quello che io penso. E per starvi dietro con questa eleganza e questa apparente normalità ci deve poter essere qualcosa di ancor più diabolico. Chiedo a chi ha esperienza esorcistica, eccetera, cosa è peggio? Un indemoniato che schiuma, sbatte, urla e bestemmia? O un indemoniato che ti entra vestito in giacca e cravatta e non te ne accorgi? Ripeto, a voler portare avanti l'eredità dell'indimenticabile Papa Francesco, che noi piangiamo perché, vi ricordate queste frasi o no? Siamo pecore senza pastore, il nostro amato Papa Francesco. Ci vuole coraggio, ci vuole una freddezza, ma non dico di mente soltanto e di cuore, di spirito, incalcolabile, deve essere qualcosa di diabolico lì. Ecco, per farla breve, questo poi Prevost riunisce, indice un concistoro, quello di gennaio, dove dalle parti di Roma, sapete a chi mi riferisco, si aspettava da parte di chi lo segue, quello lì, che il Papa comunicasse che era impedito, che si dimetteva. Beh, invece è andata che non ha fatto neanche quello che si attendevano tutti, l'affrontare la questione liturgica. C'è stato Roche che invece ha detto il rito è uno e uno solo. Questo è il quadro d'insieme. Allora, io pervengo adesso a 3 conclusioni. La prima. A Roma e dintorni si fa un gran parlare della questione liturgica. È veramente come sembrerebbe che anche io oggi ne abbia parlato la questione più seria? Certo che no. Certo che no. È seria, ma non è la più seria. In questo momento la questione più seria è dov'è la Chiesa Cattolica? Perché alla luce delle cose che abbiamo dette c'è nel frattempo una Chiesa che è andata oltre la volontà fondativa di Gesù Cristo, perché la comunione di divorziati e risposati Gesù Cristo non vuole! Gesù Cristo ha detto no! Eppure c'è una Chiesa che è indisturbata, dice eretico a Minutella e va avanti apertamente, pubblicamente, ufficialmente contro la volontà fondativa di Cristo. Ma come che me ne accorgo solo io, coi confratelli del sodalizio? Per me resta un mistero. È il tempo veramente della grande apostasia, è il tempo del regno di Satana. Ieri sera avevamo visto passare di fronte all'albergo nostro 2 lesbiche che si tenevano per mano qui a Aires, e poi gente stramba, non vi dico. E io ho detto veramente, ho pensato al messaggio della Madonna Medjugorje e Satana ora regna nel mondo. E Francesca ha detto una cosa come nel suo stile disincantato sa fare. Ha detto, dice, anche altri l'hanno detto, santi nel passato, che no, hanno sbagliato a dire, nel passato non ci hanno azzeccato, noi ci azzecchiamo, partendo da quello che è il cattolicesimo. Milioni di persone
che stanno in una chiesa che ritengono cattolica, perché è lì con tutto l'apparato scenografico, ma che è andata oltre la volontà fondativa. Io ho capito una cosa, gli angeli, io sono molto scortato dagli angeli, come tutto il cammino che facciamo. A me da questo punto di vista mi proteggono, vi spiego cosa voglio dire. Creano dopo le catechesi come oggi una sorta di, come vorrei chiamarlo, oscuramento, perché se io devo pensare che sto soffrendo così per dire una cosa del tutto ovvia, cioè che stanno a discutere sulla messa in latino, che cosa, come avete visto oggi, ho precisato, è andata via quasi tutta la catechesi per dimostrare che anche io ne sono interessato e Dio sa perché. Ma in una chiesa che è andata oltre la volontà fondativa di Cristo, perché Amoris Laetitia, Amoris è un documento ufficiale della Chiesa, con gravissime ricadute dal punto di vista pastorale e spirituale. Pastorale perché ufficialmente si fanno i matrimoni gay in giro per il mondo. Capito? E perché c'è il rischio che i concubini, scusate, volevo dire matrimoni gay, parlo delle comunioni divorziate sessuali in tutto il mondo, che queste anime rischiano di andare in inferno. E con loro ci vanno coloro che hanno proposto questa linea. Tra l'altro, devo dirvi una cosa, non so se è vera, e non sarà facile scoprirlo. C'è un testo di una mistica, credo sia Santa Hildegarda di Bingen, che ha detto una cosa clamorosa. Ha detto, quando ci sarebbe un papa, o chi per lui, che decide di abolire il celibato e dare l'ordinazione alle donne, Dio lo farà morire. Vuoi vedere che il tale Bergoglio è morto perché si stava mettendo mano a? Non lo escludo. Comunque torniamo a noi perché devo concludere questa ardente puntata. Allora, dov'è la Chiesa? Questa è la domanda più semplice. E c'è da poter rispondere, cioè, gli elementi per rispondere ci sono. La Chiesa, e parlo da teologo, non sto parlando da Don Minutella, sto parlando da teologo. Chiedete ai teologi e vedrete che ho ragione io. La Chiesa esiste dove c'è la volontà fondativa di Cristo e la tradizione apostolica, che garantisce la successione apostolica. Allora, questa Chiesa di Roma non c'ha più la volontà fondativa di Cristo perché c'è Amoris Laetitia, non c'ha più la tradizione apostolica perché c'è fiducia supplicans. Soprattutto questa Chiesa non ha più motivo di esistere, esiste come diciamo lobby globalista potentato mondiale, perché c'è Abu Dhabi, il documento di Abu Dhabi. Cioè la Chiesa è come il Mysterio Lune, qui Lumen Gentium è nata proprio per quello. La Chiesa è Lumen Gentium, c'è luce delle genti, ma non è la Chiesa luce delle. Questo Henri de Lubac, ve l'ho detto altre volte, andrebbe approfondito, qualche volta lo faremo, quando ritornerò in Italia abbiamo tanto un bel mucchio di cose da dirci. Ma Henri de Lubac ha sofferto nel post-concilio, con von Balthasar, Ratzinger, i padri del concilio, ha sofferto, perché Henri de Lubac si è accorto che è stata manipolata la Costituzione dogmatica. Non è la Chiesa, Lumen Gentium è Gesù Cristo, che la Chiesa annuncia al mondo! Questo fa la Chiesa come stiamo facendo noi in questi giorni in Sud America, annunciare Gesù Cristo! Non Papa Francesco, Gesù Cristo. E se fosse questa la Chiesa, questa che si occupa tanto della questione liturgica, la prima cosa che doveva venire fuori era la condanna di Papa Francesco come Papa apostata ed eretico. Ha fatto un gran discutere di sé il funerale religioso a Valentino. C'è gente che ha scritto che il codice di diritto canonico prevede che non si celebrino i funerali religiosi nei confronti di chi muore eretico, apostata e contro la fede cattolica. Valentino era in quella direzione lì. Gli hanno fatto il funerale in chiesa. Ma vi stupite di Valentino quando abbiamo visto che come hanno santificato, Prevost ha santificato Papa Francesco, i cardinali sono andati tutti lì ai piedi di Papa Francesco, della tomba di Papa Francesco, che sta dentro la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Non c'è un momento in cui non si dica, non si smette di ripetere che Papa Francesco è stato il Papa Santo che Dio ci ha dato per cambiare la Chiesa. È una follia generale. È una follia generale e noi dobbiamo pazientare noi del piccolo resto, perché Dio ha stabilito che sia così per punire l'umanità, punirla. E guardate che con Dio non si scherza. Dobbiamo farci sempre piccoli e umili con le mani giunte a capo chino, perché Dio fa quel che ha stabilito. E quindi dov'è la Chiesa? La Chiesa è dove si conserva, allora andatela a cercare, perché la troverete dove non immaginate. Troverete Pietro e troverete la Chiesa Cattolica oggi dove non potete neppure immaginare, però avete i segni, perché ci sta la volontà fondativa di Cristo
è la tradizione apostolica, capito? Bene, miei cari, io penso che oggi ho risposto alla questione più seria della Chiesa. Io proseguo il mio viaggio, come vi ho detto, dopo oggi un inizio faticosissimo della puntata, alla fine ce l'ha data, grazie a Dio. Vedete che questo forse è un insegnamento per tutti voi. Abbiamo invocato la Madonna ci ha aiutato a finire la puntata, forse perché sapeva che avremmo detto cose così importanti. La questione più seria in questo momento non è quella liturgica, eppure importante e decisiva, e persino decisiva, però quella più seria è: dov'è la Chiesa? La Chiesa è la missione apostolica, dove c'è la volontà fondativa di Cristo. La Chiesa esiste per dire al mondo che Gesù Cristo è l'unico Salvatore, non per firmare il documento di Abu Dhabi dove Gesù Cristo vale quanto Maometto e Buddha. Ecco, quella non è la Chiesa cattolica, con ogni evidenza. È incredibile che milioni di persone nel mondo non se ne accorgono, e che l'unico problema è Domi Nutella. Alcuni scrivono sempre su sottoscritto, peccato non si accorgono di quello che accade nel frattempo. Vediamo se c'è qualche telefonata in extremis, chiamate attraverso WhatsApp o Telegram, perché non costa nulla, non c'è nessun costo aggiuntivo, potete chiamare per questo o per altre questioni se c'è tempo, altrimenti chiudiamo. Tanto ricordo, oggi pomeriggio alle 17:30 siamo qui a Buenos Aires per la Santa Messa, all'hotel Buenos Aires 9 de Julio 854, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecco, questo è l'appuntamento di oggi pomeriggio. E poi ho annunciato che sabato prossimo alle ore 17:30 gennaio saremo a Montevideo, capitale dirimpettaia di Buenos Aires, per un incontro di preghiera alle ore 17:30. Infine vorrei nuovamente ribadire l'appello più importante per me: che tutti preghiate, miei cari figlioli, per questo raduno sacerdotale mariano internazionale che terremo da lunedì 23 a sabato 28 febbraio da qualche parte qui nell'Ispano America, tra Centro e Sud America. Entro la fine della settimana, nei prossimi giorni, io sarò in grado di potervi dire esattamente dove ci riuniremo. Cercherò ovviamente di venire incontro a tutti. Uno sforzo particolare devono farlo i sacerdoti che vengono dall'Europa, nello specifico Don Enrico, Padre Ioannes e Don Ramon, però che non vengano altri sacerdoti nel frattempo che possano aggregarsi e unirsi. Bene, allora facciamo così, che per oggi, perché sono già le 10:23 qui, mentre in Italia saranno dunque le 2:30, quasi anche lì le 2:30 circa, quindi possiamo chiudere così. Vi do appuntamento per domattina per la puntata di Santi e Caffè. Abbiate pazienza finché sarò qui, le puntate serali non vanno in onda, e mi hanno detto che si sono moltiplicate quelle che nel frattempo provano a prendere la concorrenza, però stasera c'è Don Enrico, grazie a Dio, con la puntata relativa al Magistero della Famiglia. La Madonna ci tenga uniti. Con la corona del Rosario in mano affrontiamo enorme sfida di custodia della fede cattolica nei tempi della grande apostasia dalla fede. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Sempre.